bello, Helsinki, interessante questo. Oh, questo mi piace un sacco. No, questo me lo segno. Qui ci mettiamo un pallino. Cri, dovresti saperlo che non puoi fidarti delle foto per decidere se visitare o no un posto. È tutto Photoshop. Forse sì e forse no, ma se non ci andiamo non lo sapremo mai. E poi dai, guarda questo posto, è bellissimo, io voglio vederlo. E dove si troverebbe questa reggia? In Ungheria, che è proprio dietro l'angolo. E così, con un pochino di convinzione da parte mia, siamo arrivati a Fertőd in Ungheria per visitare il Palazzo Esterházy, detto anche la Versailles d'Ungheria. In realtà aveva ragione la Cri e le vedute dall'alto sono davvero identiche alle incantevoli foto che avevamo visto a casa. Qui però arrivano le dolenti note, perché sebbene il palazzo abbia 126 stanze, la parte visitabile non è poi tanto grande. Quello che è visitabile però è stato ristrutturato con un finanziamento pubblico da 10 milioni di euro ed è così bello da sembrare finto. Ma adesso parliamo un po' del perché in questo angolo di campagna ungherese sorge una reggia immensa. Tutto cominciò con Nicola I Giuseppe, secondogenito della famiglia Esterházy. Il Nicola non era l'erede e quindi, dopo essersi sposato, venne a vivere qui, in quella che al tempo era la tenuta di caccia della famiglia, anche perché amava poco i fasti della corte viennese. Per un po' la sua vita fu all'insegna del bucolico e dell'ameno. Poi arrivò la guerra di secessione austriaca e lui, insieme al fratello maggiore, corse ad arruolarsi per difendere Maria Teresa. Questa guerra era scoppiata perché molti stati confinanti mettevano in dubbio la pretesa al trono della Maria Teresa, che non solo aveva 23 anni, ma era pure femmina, anche se in realtà il punto era che i suoi titoli e le sue terre facevano gola a tutti. I fratelli Esterházy combatterono diverse battaglie e poi il Nicola, visto che nell'esercito ci si era trovato bene, essendo un tipo puntiglioso e ordinato, continuò la carriera militare. Al tempo, agli stati europei non mancavano le scuse per un bel conflitto armato e qualche anno dopo scoppiò la guerra dei 7 anni. Questa guerra non fu molto propizia per l'Austria, che venne bastonata largamente, ma in compenso il Nicola si distinse nella battaglia di Kolín e ne ottenne grandi onori. La situazione era questa. I prussiani avevano vinto una grande battaglia contro gli austriaci e questi ultimi si erano asserragliati nella città di Praga, che a quel punto fu messa sotto assedio. In casi come questo l'idea vincente era sempre la stessa: sedersi fuori dalle mura facendo grandi barbecue per far annusare l'odore di carnazza agli assediati, mentre le scorte di cibo nelle città finivano, sperando che a furia di sbavare morissero tutti disidratati o di fame, ovviamente. I prussiani però non sapevano che il feldmaresciallo austriaco Daun, con al suo seguito pure il Nicola, era un ritardatario cronico proprio come me. Arrivò in ritardo per la battaglia e esclamò infastidito: «Oh, che peccato! Me la sono persa!» Al suo arrivo però cominciarono ad uscire dalle fresche frasche tutti i superstiti della battaglia. «Ehi, voi, ma si può sapere quanti siete? 1, 2,
143, 141, 1736. Va bene, siete 16.000. Schieratevi tutti che andiamo a salvare i vostri compagni. I prussiani a quel punto erano in schiacciante inferiorità numerica, ma questo non li preoccupò, perché loro avevano una strategia collaudata e vincente: attaccare il fianco dello schieramento nemico, mandare i reparti migliori ad aggirare il fronte facendo breccia sull'ala, aprire lo schieramento e passarci in mezzo causando scompiglio e distruzione. Ed è qui che entra in scena il nostro Nicola, che, insieme ai cavalleggeri, si mise a molestare la fanteria prussiana, fino a che... Oh, da che parte è la nemica? Non lo so, qui è pieno di cavalli che mi calpestano. Credo di là. No, di là no, di qua, cavallo! Alla fine i prussiani sbagliarono strada e finirono in mezzo al fuoco incrociato, regalando la vittoria agli austriaci. Tra i cavalieri che compirono questa impresa c'era anche il Nicola, che sebbene il suo cavallo fosse stato ferito per ben 3 volte, non smise mai di attaccare, dimostrando grande eroismo. Per questo ed altri meriti fu insignito dell'Ordine di Maria Teresa per ben 2 volte e il suo rango nell'esercito si elevò. Ma gli onori per lui erano appena cominciati, perché nel 1762 suo fratello morì senza figli e il Nicola ereditò tutti i titoli e le proprietà degli Esterasi. Il Nicola nell'esercito c'era stato bene, ma anche fare il principe non era malaccio. Si ritrovò da avere le pezze al culo, metaforicamente, ad essere ricco sfondato e così si diede alle spese pazze. Come prima cosa, visto che la vita alla corte di Vienna non gli piaceva, fece ampliare la sua vecchia cascina di caccia a Ferteude fino a renderla una vera e propria reggia. E poi si concesse anche altri piccoli lussi, robetta proprio. Come per esempio una giacca tutta tempestata di diamanti, una robetta da niente, che Cartier spostati. O un quadro di Raffaello che da allora divenne noto come Madonna Esterasi. E pensa che quando Maria Teresa gli fece visita qui, nel palazzo Esterhazy, lui fece lastricare di sale, che al tempo era davvero prezioso, tutte le strade dove sarebbe passato il corteo reale. Ma non si limitò solo a queste cose. Spese anche moltissimi soldi per un'altra sua passione, la musica. Tenne a libro paga lo stesso maestro di cappella che era stato di suo fratello, un certo Franz Joseph Haydn. Haydn diventerà uno dei compositori più famosi dell'epoca, proprio grazie al mecenatismo del Nicola. Pensa che quando Haydn cominciò a farsela con la soprano Luigia Polzelli, il Nicola se la tenne a libro paga, anche se non era una grande cantante, solo per far felice il suo compositore. Non fu sempre tutto rose e fiori tra il Nicola e Haydn. E a questo proposito rimase celebre la Sinfonia numero 45. Dovete sapere che, sebbene il palazzo fosse una residenza estiva, Nicola amava questo luogo e rimandava sempre, il più a lungo possibile, il ritorno alla corte di Vienna che odiava. Nel 1772 rimandò la partenza così a lungo che arrivò a passare ben 10 mesi nel palazzo, insieme ovviamente a tutta la sua corte, musicisti compresi. La prolungata assenza dalla città, però, stava innervosendo i musicisti perché... Mi manca la mia famiglia. A me manca una buona osteria. Non c'è niente qui attorno, a parte i carri di buoi. E tutti sanno cosa tira più di un carro di buoi? Insomma, gli unici intrattenimenti erano le serate organizzate dal principe, durante le quali però i musicisti lavoravano.
Sfiniti dalla situazione, andarono da Hayden chiedendogli di parlare con Nicola. Hayden, che evidentemente conosceva bene il suo pollo, non disse nulla al Nicola, ma compose la sua sinfonia numero 45, che prevedeva, sul finale, che ogni musicista smettesse di suonare, spegnesse la candela sul suo leggio e si allontanasse dal palco. Ed è per questo motivo che questo pezzo viene chiamato anche Sinfonia degli Addii. La storia si concluse con un lieto fine, perché Nicola, compreso il punto, il giorno seguente fece chiudere il palazzo e riportò la corte a Vienna. Insomma, in definitiva non possiamo dire che Palazzo Esterasi sia brutto, perché è bellissimo, però la parte visitabile è un po' piccola. Non so se vale davvero la pena arrivare fin qui solo per vedere quella. Anche perché dai tempi di Hayden non è cambiato poi tanto, neanche nella zona. Quindi non è che ci sia poi questo granché da visitare. No, però è anche vero che la ristrutturazione sta continuando e c'è addirittura un progetto per ricostruire da capo il teatro che andò bruciato secoli fa. Noi crediamo che con i giusti interventi questo posto tra qualche anno possa diventare davvero incredibile. Quindi, non so, facciamoci un post-it da mettere sul frigo. Sì, non è una brutta idea. E nel frattempo, se vi è piaciuto il video, metteteci un bel mi piace, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, date un'occhiata al nostro blog e ai social. Ciao!